Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Quando a inizio 2020 vi abbiamo parlato delle auto più attese dell'anno, non poteva mancare assolutamente la quarta generazione 2020 dell'Audi A3 Sportback. Nel frattempo l'abbiamo vista in digitale, dal vivo, l'abbiamo anche configurata per voi in questo video qui in alto nelle schede. Ma oggi siamo qui dagli amici di Audi Magnifica di Trigiano, a Bari, per provarla in un test su strada. Ecco infatti la nuova Audi A3 Sportback 2020. L'ultima 3, nome in codice 8Y, si mostra molto più aggressiva di quanto non sia mai stata. Chiaro, la protagonista del test è una S-Line, che incattivisce di molto le sue linee. La prominente griglia single frame viene accompagnata dai full LED a forma di punta di freccia, con la tecnologia Matrix per la nostra configurazione. A rendere il tutto ancora più scenografico sono i cerchi Audi Sport da 18 pollici, la vernice blu Navarra e gli indicatori di direzione dinamici sia anteriori che posteriori. Le dimensioni sensibilmente maggiori della quarta generazione non ne pregiudicano però le proporzioni complessive. L'auto è lunga 4,34 m, larga 1,82 m e alta 1,45 m. Il portellone nasconde un baule da 380 litri con doppio fondo, che grazie alla frazionabilità 40-20-40 del divanetto posteriore diventano 1220. Sarà per l'assetto S-Line ribassato di 1,5 cm? Chi lo sa, fatto sta che la guida a bordo della nuova A3 Sportback ha un'impostazione veramente sportiva, dà la sensazione, e non solo la sensazione, come vedrete a breve, di essere sempre piantata sull'asfalto. I sedili comodi, ben avvolgenti, quelli anteriori hanno le regolazioni elettroniche, ma non solo, anche 3 configurazioni per il massaggio e sono rivestiti misto a pelle in un materiale che è molto ecologico perché porta dentro l'abitacolo della quarta generazione di A3 Sportback 45 bottiglie di plastica riciclate, veramente molto apprezzato. La visibilità in generale dal posto di guida è molto buona, i montanti sono piuttosto stretti e non mi posso assolutamente lamentare. Purtroppo, parlando di visibilità, non posso dire lo stesso, vero leitmotiv di tutte le vetture provate quest'anno su WeDrive, dell'1.8 posteriore, che sembra più un vezzo estetico piuttosto che un accessorio seriamente utile. Ma a proposito del posteriore, com'è che si sta là dietro? Beh, ti dirò, qui dietro non si sta male, anzi, forse l'unica cosa difficoltosa è salire a bordo per quanto riguarda la linea del tetto, ma una volta dentro, come potete vedere anche voi, di spazio per la testa ce n'è a sufficienza. Ho posizionato il sedile anteriore secondo la nostra posizione di guida e di marcia e, complice la conformazione per le ginocchia in plastica nel sedile anteriore, non tocco e posso mettere confortevolmente anche i piedi. 2 persone viaggiano comode, la terza più o meno perché il tunnel è un po' alto, però le suddette 2 persone hanno a disposizione 2 bocchette dedicate per l'aria condizionata e 2 prese USB-C, oltre ovviamente al bracciolo centrale dotato di porta bicchieri. I materiali richiamano quelli che si ritrovano nella parte anteriore, forse leggermente un po' più di plastica per quanto riguarda i pannelli porta e qualche superficie, e i sedili sono comunque molto avvolgenti. Il colpo d'occhio dell'abitacolo della 3 è sicuramente la tecnologia di bordo, ce n'è tantissima. Al centro, immancabile, un display dell'infotainment da 10,1 pollici incastonato in una superficie di nero lucido dall'ottimo feedback aptico. Davanti ai miei occhi, vero marchio distintivo delle vetture della casa dei 4 anelli, il Virtual Cockpit da 12,3, configurabile tramite i pulsanti qui sul volante. Non voglio focalizzarmi troppo su questo tema perché in futuro, e per questo vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, uscirà qui su WeDrive il nostro video focus dedicato proprio alla tecnologia di bordo completa della nuova Audi A3. Per adesso vi anticipo però che nel sistema infotainment MMI abbiamo a disposizione radio DAB, navigatore, connettività con Android Auto ed Apple CarPlay, ma non solo, perché possiamo configurare gli infiniti parametri dell'illuminazione d'ambiente dell'abitacolo stesso, ma anche le caratteristiche dell'eccellente impianto audio Bang & Olufsen.
Per Audi però la tecnologia non è solamente comfort o intrattenimento per i passeggeri, anche gli ADAS sono importanti. Tra i sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida troviamo infatti il cruise control adattivo, la frenata automatica d'emergenza, gli abbaglianti intelligenti e anche il mantenimento di corsia. Oltre a questo, vi ho parlato del fatto che il lunotto è piuttosto stretto, in fase di parcheggio abbiamo i sensori a 360 gradi e la retrocamera posteriore. A livello di guida invece la tecnologia di bordo ci assiste con il Drive Select by Audi. Tramite un pulsante qui nel display dell'infotainment possiamo avere accesso alle 5 diverse modalità di guida della nuova A3 Sportback. Andiamo attraverso Efficiency, quindi un po' più ecologica, Comfort con le sospensioni subito pronte per assorbire le più dure asperità dell'asfalto, Auto, Dynamic che sarebbe un po' la modalità sportiva della vettura e anche Individual, tramite la quale, ve lo dico in live, possiamo modificare i parametri di trazione e sterzo. La gamma della nuova A3 presenta una grande varietà di motorizzazioni. La scelta può ricadere infatti sul classico benzina, che può anche essere abbinato ad un pacco batterie per le varianti plug-in hybrid o al metano per le g-tron. Menzione d'onore per la nuovissima S3 da 310 cavalli e per la futura RS3. Si parla di un 5 cilindri, 2005 da 420 fino a 450 cavalli. Per rimanere con i piedi per terra però abbiamo testato una diesel. Tutti i gasoli sono disponibili 2000, dalla 30 TDI da 115 cavalli alla 45 TDI da 200, l'unica con trazione integrale Audi 4, per passare poi alla nostra, 35 TDI abbinata all'automatico S-Tronic, un cambio a doppia frizione a 7 rapporti. In questa configurazione la A3 Sportback eroga 150 cavalli, 360 Nm di coppia con delle prestazioni niente male, 220 km/h di velocità massima ed un'accelerazione che impiega 8,4 secondi per raggiungere i 100 da 0. Tema importante: consumi ed emissioni. La casa dichiara 4,8 litri su 100 km secondo il ciclo WLTP, noi abbiamo registrato una media di 5,5 litri. Inoltre la 35 TDI emette 127 grammi di CO2 per ogni chilometro percorso. Come detto, l'impostazione sportiva della 3 non è solo una sensazione, è seriamente piantata al suolo, con pochissimo rollio e tanta sicurezza anche in quelle curve un po' più spinte del normale. La risposta del 2000 TDI accontenta in ogni situazione, complice la fluidità del cambio automatico a doppia frizione S-Tronic a 7 rapporti, ma anche la scelta dei driving mode. Non tappata come si potrebbe pensare per quanto riguarda la modalità Efficiency, decisamente pepata per quanto riguarda il Dynamic. La scelta dell'assetto S-Line la rende più rigida del solito, quindi la sconsigliamo per chi pensa già di fare dei lunghi viaggi con la sua nuova Audi A3, però va detto in città ha assorbito l'asperità in maniera decisamente migliore di quanto ci aspettassimo. Infine lo sterzo è preciso, piacevolmente tosto, soprattutto in modalità Dynamic, a scapito leggermente dell'angolo di sterzata, mentre sul lavoro dei freni non si può dire veramente nulla, hanno lavorato sempre in maniera ottimale in ogni situazione. La nostra esperienza con la nuova Audi A3 Sportback purtroppo termina qui. È stata una degna compagna di viaggio, però è arrivato il momento di tirare le somme conclusive, come si suol dire, per una vettura che parte nella gamma da 27.950 euro per arrivare ad una configurazione simile alla nostra, bella, cattiva ed aggressiva, poco sotto i 50.000 euro. Ma come valutare correttamente una vettura se non con i WeDrive Points, la classifica ideata da WeDrive su 5 categorie? Partiamo dalle prestazioni, chiaramente correlate al segmento della vettura e al suo motore. Parliamo di 4 punti su 5, mentre 5 su 5 ne guadagna in merito alla sicurezza, intesa come dinamica di guida passiva e sistemi di sicurezza attivi sulla vettura stessa, quindi i cosiddetti ADAS. Ulteriori 4 punti su 5 ne guadagna per quanto riguarda gli interni, inteso come estetica, molto soggettiva, qualità dei materiali scelti e degli assemblaggi. 3 punti su 5 in merito alla praticità, un'impostazione sportiva chiaramente va a pregiudicare l'utilizzo quotidiano della vettura, mentre 5 punti su 5 in merito alla tecnologia di bordo ricchissima. Ora però voglio sapere quelli che sono i vostri pensieri qui sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere con un like e come fare per essere aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti. Iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello per ricevere tutte le nostre notifiche e seguiteci su qualsiasi piattaforma social che vi venga in mente, anche il nostro sito internet. Vi basta digitare wedrive.tv.